Hello there, ciao, you're welcome back to my channel. Today I'm going to be teaching you prepositions in English. Oggi vi insegnerò le preposizioni in inglese. Allora, in questo video ho deciso di dividere le preposizioni nelle diverse categorie, così sarà più facile. Perché in questo video prenderò una categoria e poi nel prossimo prendiamo un altro, così imparate meglio. I have decided to divide the prepositions into categories so that we take them one at a time. So in this video I'll be teaching you a type of preposition, so you usually know when to use them. Alla fine di questa lezione voi riuscirete a usare queste preposizioni perché so che sono difficili anche in italiano, alcune volte usiamo a, in e poi a qualche volta ci confondiamo. Perciò in questo video vi insegnerò per bene quando dovete usarli, così sarete ben messi in inglese. Ok? In this video I'm going to teach you when to use these prepositions so you know accurately how to use them. Okay? Is that okay? Now let's go into the lesson andiamo. Well, first and foremost, la prima cosa, what is a preposition? Che cosa vuol dire una preposizione? A preposition is a word that is used to link nouns, pronouns, or other phrases to other parts in a sentence, within a sentence. Usiamo una preposizione per connettere, per fare un legame tra nomi, pronomi o altre frasi dentro la stessa frase. Per fare legami, per unire, usiamo preposizioni, ok? Semplicemente, ok? Now, I said I was going to divide them, so in this video I'm going to be teaching preposition of place. In questo video vi insegnerò preposizione di luogo, così quando sapete si tratta del luogo, usate per bene come li userò io, ok? Now you should use them like I'm going to be using them in this video. Now preposition of place, naturally it tells us the direction. It has to do with place, direction, ok? Position, ok? In a phrase. Now, preposizione di luogo come il nome ci dice dove, è una preposizione che usiamo per riferire alla direzione dove uno sta andando, ok? Queste sono preposizioni del luogo. Now, the first preposition of place, la prima che io voglio insegnare oggi è in. In. When do we use in English? Quando usiamo in? Prima, first, in an enclosed place, use in. In un luogo circoscritto, usate in, ok? Un luogo circoscritto. Per esempio, she is in the kitchen. She is in the kitchen. Ricordate di ripetere dopo di me, così capirete anche la pronuncia. Remember to repeat, always repeat after me so you understand also the pronunciation. She is in the kitchen. We understand that the kitchen is an enclosed place. Capiamo che la cucina è un posto circoscritto. Lei è nella cucina, ok? E ricordate, in italiano esiste preposizione articolato, ma in inglese no. In Italian exists articulated preposition, but in English no. We always write them apart. Preposition, articles, separati, ok? Preposizione, articoli. In the kitchen. Nella cucina. Un altro esempio, I am in the bathroom. Sono in bagno. I am in the bathroom. Sono nel bagno. Ok? Un posto circoscritto, an enclosed place, un bagno, in the bathroom. The book is in the drawer. The book is in the drawer. Il libro è nella cassetta. Nella cassetta. Dove è il libro? Nella cassetta. Where is the book? In the drawer. Okay. Now, secondly, use in when you're referring to city, nations, or continents. That is where one walks or where one lives. Usate in per fare riferimento a città, nazioni, continenti. Quando stiamo parlando dove abita qualcuno o dove lavora qualcuno. Ok? Per esempio, she lives in Paris. She lives in
Paris, abita in Parigi, she lives in Paris, ok? Per indicare dove abita qualcuno usate in. Un altro esempio, the work in Rome, Italy. The work in Rome, Italy. Lavorano a Roma, avete visto? Lavorano a Roma. A tradurrebbe to, in inglese to, ma quando parliamo della città, continenti, usiamo sempre in, ok? Per riferire dove uno lavora lì o uno lavora là, in quel posto, in questo senso. Perciò noi usiamo to per indicare dove uno sta lavorando, ma in, attenzione, quando fate traduzione da questo tipo di frase, lavora a Roma in inglese. They work in Rome, Italy. La terza uso, thirdly, with the name of a street address without a civic number. Indirizzo, quando stiamo parlando di un indirizzo con il nome della strada, ma senza numero civico, usiamo in, senza numero civico. Per esempio, I live in Laguna Street. I live in Laguna Street. Abito in via Laguna, ok? Dove abito io? In via Laguna. Non ho detto nessun numero. Capiremo cosa succede quando mettiamo un numero civico. Cambia la preposizione. Okay, there is no civic number, so we use in. But when we put a civic number, when we are being specific where I live in Laguna Street, the preposition changes, and we'll see that later. La vedremo dopo. Okay. Now the second preposition, la seconda preposizione che voglio insegnare oggi è at. Can you pronounce? Potete ripetere at, no at. At. La A, la, è quella che non prende nessun stress. The A takes no stress. At. Ok, at. When do we use at in English? Quando usiamo at in inglese? Per fare un riferimento alla funzione di un luogo, when we are referring to a particular place where a particular activity is performed, we use at. For example, the theater, the airport, the office, etc. Ok, per esempio teatro, aeroporto, dove fanno un'attività specifica, usate at. For example, he is at the airport. He is at the airport. Attenzione alla pronuncia. He is at the airport. Pay attention to pronunciation. Lui è all'aeroporto. Avete visto? All'aeroporto, che tradurrebbe sempre to in inglese, ma in questo senso at. Attenzione, at the airport, not to the airport, at the airport. Dove è all'aeroporto? Where is he? Is at the airport. Or they are at the theater. They are at the theater. Sono al teatro. Ok? Dove sono? Sono al teatro. Ok? Stiamo parlando. Sono lì. Che non sappiamo dove sono, dove si trova, se dentro o fuori. Now we don't know if they are in the theater or outside the theater. We are just convinced of only one thing, that they are at the theater. Remember, if they are in the theater, if we are sure that in an enclosed place, we use in. Ma se parliamo che si trovano dentro, usiamo in. No, we are at the office. We are at the office. Where are we? We are at the office. Dove siamo? Siamo all'ufficio. Ok? Ma quando stiamo parlando siamo dentro, we are in the office. Ok? We also use at, usiamo anche at, per fare riferimento a un punto preciso. To refer to a precise place, we use at. Okay? At a precise point. For example, the child is at the window looking at the birds. The child is at the window looking at the birds. Il bambino sta alla finestra guardando gli uccelli. Ok? Sta guardando gli uccelli alla finestra. At the window. A point. I am at the door. Please open. I am at the door. Please open. Sono alla porta, per favore, aprire. Sono all'ingresso, un punto. At the door. I am at the point, at the door. I am not in the house, I am at the door. Please open. Okay? They are waiting at the bus stop. They are waiting at the bus stop. Stanno aspettando alla fermata. Alla, che è un punto preciso, at a precise point, fermata, bus stop. Where are they waiting at the bus stop? Now, la terza uso di at
con un riferimento a un indizio con un numero civico. Now, when we are talking about an address with a civic number, we use at, because we are more precise. Ancora più preciso, dove abito o dove abitiamo, usiamo at. I live at number 10 Laguna Street. I live at number 10 Laguna Street. Abito al numero 10 via Laguna. Avete visto? Prima ho detto I live in Laguna Street, non ho messo adesso un numero civico. Adesso I live at number 10 Laguna Street. C'è un numero civico più specifico, at. Ok? At number 10. Ok? Now, let's go to the next preposition. Andiamo alla prossima preposizione, to. We use to refer to a place where one is going to, a direction where one is going to. Okay, when one is going to a place, we use to. Now, usiamo to per una direzione dove uno si sta recando o andando to. The children are going to school today. I bambini stanno andando a scuola oggi, ok? A scuola, to school. Avete visto quello ho detto? A di solito tradurrebbe to in inglese, ma attenzione, con i primi due ho insegnato, non è sempre il caso. Okay, we have to be careful when we translate from Italian to English. Okay, we have to be very careful when we are dealing with prepositions. I am going to my aunt's house. I am going to my aunt's house. Andando alla casa della mia zia. Okay, I'm going to my aunt's house. Attenzione, quando sono andando verso una direzione, a una destinazione in mente, usa to. When you have a destination in mind, you are going to my house, to school, to the hospital, così via, okay? Now, from, the next one is from, la prossima from, parliamo della provenienza. Okay, when we use from, when we are referring to the place of origin or where one is coming from, da dove uno viene, okay? From, they are from Sicily, Italy. They are from Sicily, Italy. Sono della Sicilia, Italia. Sono della Sicilia, Italia. Ok? Della. From Italy. Qui stiamo parlando di origine, ok? Di qualcuno. We were talking about the origin of one from Sicily, Italy. I traveled from Spain to Rome by train. Ok? I traveled. Ho viaggiato dalla Spagna all'Italia in treno, ok? By train. Dalla, from, to. Avete visto più o meno con questa frase capirete la differenza tra from e to. With this sentence, I think it's better, it's clearer. From and to usage, prepositions. From a place to another place, ok? La partenza da a, from to, okay? Now, the last preposition of place I'm going to be teaching you today, l'ultima preposizione di posto che vi voglio spiegare oggi è out of. Out of, si esce da, ok? Out of, si esce da. Ricordatelo, non fate una traduzione di ogni parola, prendi out, che vuol dire out, prendi off, no. Out of, ok? La preposizione che di solito usiamo insieme in inglese e tradurrebbe in italiano si esce da. Do not do a word-to-word translation. If not, you get it wrong. Understand the usage and how it's being used and use it properly, accurately. If not, you get it wrong. Okay. Out of, si esce da. She came out of her room. She came out of her room. Lei è uscita dalla sua camera, dalla sua stanza. Came out of her room. Water is coming out of the wall. Water is coming out of the wall. L'acqua sta uscendo dal muro. L'acqua sta uscendo dal muro. Water is coming out of the wall. Okay. Now that is it from me. In the next video, I'm going to be giving you a list of other prepositions of place. Nel prossimo video vi darò una lista delle preposizioni di posto, ok? Quelli che sono più facili, ma questi ho deciso di sceglierli spiegandoli passo dopo passo, così capite quando dovete usarli in inglese.
Now, I've used this preposition because I want to explain. Some of them are tricky. That is why I've explained them. To an Italian speaker, they are tricky because they tend to translate directly from Italian into English, and that is not the case. You shouldn't do that. Ricordatelo, non fate una traduzione direttamente dall'italiano. Per esempio, che vuol dire a, tu, subito. No. Fate attenzione badando agli indizi che vi ho dato e capirete quando dovete usarli. Ok? Pay attention to the tips I've just given you. Okay, you can go back to the video and read them all over again and you understand when to use them. Is that okay? Please subscribe to this channel. Per favore iscrivetevi a questo canale, ok? And I will help you learn English better. Così imparate inglese meglio. Now, thank you for watching the lesson today. Grazie per avermi seguito oggi e vi vedrò nella prossima puntata. And I will see you in my next lesson. Bye, ciao, and have a good day.